Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere Palo Alto e la connessione qui con LDAP. Allora, questo è sempre il mio lab, eccolo qui, e questo è il mio server. Un secondo solo. Questo è il mio server con Palo Alto Network User ID Agent. Ora, questo non ne hai bisogno se hai un solo domain controller. Se hai molti domain controller invece questo è utilissimo perché questo fa sì che raggruppa, riceve tutte le informazioni da tutti i domain controller e poi li manda al firewall Palo Alto. Active Directory, questo è il mio username per il test. Come vedi qui, per esempio, nell'altro video, nei video precedenti non c'era, vedi source user v lollini con source l'IP della mia macchina, il mio username e la destination, che in questo caso è Facebook. Credo ci sia anche YouTube. Allora, come si fa? È molto semplice. Allora, prima cosa si va su device e andiamo a creare un profilo LDAP. Quindi in basso clicca add, ti si aprirà una finestrella così. Fammi fare overwrite, che forse ti si apre una finestrella. Qui profile name, scrivi un nome, server name è soltanto identificativo, non è importante. Qui metti l'IP del server o l'FQDN e la porta 389. Se non è richiesto l'SSL o ETLS, ti puoi rimuovere il tick dentro a questa casellina. Qui scegli Active Directory, basedn, scrivi dc uguale crazynet, virgola, dc uguale local. Bind dn, in questo caso io ho usato administrator at crazynet.local. Poi ovviamente puoi creare un utente apposta e la password dell'utente per l'Active Directory e premi ok. A questo punto andiamo su User Identification. Ancora clicchi su Add e ti si aprirà una finestrella a questo modo qui, come vedi. Name, metti un nome che preferisci, in questo caso io ho scritto LDAP, poi dopo server profile, clicchi il server che abbiamo appena creato dal tab LDAP, user domain crazynet.local, poi group list. Se tutto va bene ti apparirà così: dc uguale crazynet, dc uguale local. Qui, come vedi, ho tutte le cartelle, per essere più accurato, le unità organizzative di Active Directory. Io qui ho messo user e domain user e premi ok. Poi fai commit e le applica al firewall. Bene, che cosa si può fare oltre a questo? Andiamo su administrator. Qui ho già un administrator che sono io e vediamo overwrite. Ok, ci clicchi, ma ti si apre una finestrella così. Name, ci metti l'username che usi su Active Directory. Authentication profile, ora scusa, vai su Authentication profile, sono dimenticato un passaggio. Clicca add e ti si apre una finestrella. Nome, io l'ho chiamato Authentication Profile, ma lo puoi chiamare come preferisci. Type, io ho scelto LDAP, si può scegliere TACACS, Local Database, Radius, SAML, SAML, Kerberos, LDAP.
server profile LDAP, login attribute è questo, some account name, la password dopo quanti giorni scade, mettiamo 60 giorni, e user domain crazynet.local, username modifier, qui hai le opzioni se user domain è username, solo username o username at domain, per esempio test at crazynet.local oppure crazynet.local / test, oppure soltanto il username come test, e io ho scelto di inserire solo il username. Poi abbiamo i factors, questo è per multifactor authentication, se ne hai bisogno. E advanced, qui devi mettere la unità organizzativa dove è contenuto l'utente, chiaramente. In questo caso io sono dentro la cartella user, però ovviamente in produzione poi ognuno avrà i propri gruppi. A questo punto andiamo su Administrator e creiamo un utente. Quindi qui devi mettere l'username dati directory. Qui scegliamo Authentication Profile, che è quello che abbiamo appena creato dentro Authentication Profile. Poi qui il ruolo, se super user read only, device administrator read only, perché magari tu lavori insieme a altri dipartimenti i quali hanno bisogno di vedere i log del firewall o per esempio motivi di controllo della configurazione, quindi tu gli dai soltanto super user read only, per esempio. Quindi super user e premi ok. Poi dopo, infine, andiamo su network, andiamo su zona, andiamo qui inside, qui selezioniamo enable user authentication, identification, sorry. Poi fai commit e infine vai su device, vai su setup. Questo ultimo passaggio lo puoi fare anche come primo passaggio, dipende molto da come preferisci. Vai su service, vai su service root configuration, seleziona customize e vai qui a LDAP, che di default usa l'interfaccia di management, e io ho messo la mia interfaccia interna, in questo caso 1/2.100 come source. Poi UID agent uguale stessa interfaccia 1/2.100. Sia chiaro, puoi usare anche l'interfaccia di management, niente lo vieta. A questo punto fai commit e il risultato poi alla fine è questo. Per esempio ti faccio vedere il login 68. Ora in questo caso funziona solo sul firewall perché su Panorama non l'ho configurato. Quindi Lollini, la password, e io faccio il login come Valerio invece che con administrator. Quindi administrator io metterò una password super complicata e poi dopo faremo tutti gli accessi con il nostro username e password. Infatti vedi qui dai log panorama admin perché sono fatto il login da Panorama, poi dopo il mio username che è quello qui, vabbè, è questo, e basta. Quando poi andiamo
Sul log qui vedremo, come appunto ti ho fatto notare prima, CrazyNet, che è il mio domain controller, il mio username e da che postazione ho fatto l'accesso a una determinata risorsa o pagina su internet, il mio username e la destinazione. Se poi io clicco qui, chiaramente Resolve Host Name, ora io il DNS non ho le zone dirette e indirette configurate, quindi qui non mi risolve il nome del computer, ma altrimenti vedrei il nome del computer, username e il sito, che in questo caso è Google. Per il oggi è tutto, ti ringrazio di aver guardato questo video, se ti è piaciuto lascia un mi piace per supportarmi e al prossimo.